Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine e le tendenze energetiche disponibili per amore e passioni del secondo semestre 2025. Abbiamo la carta del Sole, amici della Vergine. È un periodo dedicato all'espansione, alla crescita, alla prosperità e di solito con la carta del Sole si fa riferimento a sentimenti genuini, sentimenti puliti. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione e sempre in descrizione trovate la mia mail per le consulenze personalizzate, il link alla nuova pagina web dove trovate tutto quello che io propongo e trovate anche il numero di telefono nella sezione dei contatti. Sempre in descrizione c'è il link alla promozione di giugno, che è la lettura semestrale. C'è il link al workshop di inizio luglio sulla stesi identikit. Ci sono i link per i corsi gratuiti presenti sul canale. Insomma, ragazzi, aprite la tendina perché lì trovate di tutto. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile. Allora, partiamo con un 5 di bastoni, abbiamo la temperanza, un 3 di denari, un 3 di bastoni, la sacerdotessa, la morte e un re di coppe. Allora ragazzi, andiamo a vedere carta per carta, poi cerchiamo di dare un messaggio riassuntivo un po' generale, ok? Dunque, partiamo da questo, ok, grazie. 5 di bastoni, abbiamo la carta della stella, ruota della fortuna e un 4 di bastoni, ragazzi. Di solito il 5 di bastoni è una carta che parla di competizioni, di anche discussioni molte volte. Però è come se con questa stella e questa ruota della fortuna queste discussioni fossero per cercare una certa stabilità, una certa pace. Andiamo a vedere la temperanza. Allora abbiamo la carta della forza, re di bastoni e 5 di spade. Con la carta della temperanza c'è come uno sforzo, se la vogliamo mettere così, visto che c'è la forza, per cercare di riportare in equilibrio una situazione. Potrebbe essere un vostro stato psicoemotivo, potrebbe essere anche una discussione, cioè come se ci fosse un tema nel prossimo semestre che magari fino ad adesso ha portato discordia che c'è una buona probabilità, secondo me, nella seconda parte del 2025 di poterlo appianare ed è un tema legato ovviamente alle relazioni affettive. Adesso andiamo a vedere il 3 di pentacoli. 10 di coppe. Poi abbiamo la luna e un altro 10, un 10 di
di pentacoli. Datemi una carta per la luna. Un fante di bastoni. Dunque, di solito il 3 di pentacoli è una carta che ci parla di collaborazioni, di qualcuno che studia, se vogliamo, o lavora insieme ad altre persone. In questo caso, in questa rappresentazione, mi ricorda un po' la carta della forza, con questo uomo che cerca di togliere l'anello centrale. Ed è proprio sull'anello centrale che mi casca l'occhio, cioè io ho come la sensazione che ci sarà qualcuno intorno a voi che potrebbe essere l'anello centrale tra voi e due famiglie o un'altra famiglia, quindi tra la vostra famiglia e un'altra. Andiamo avanti, poi cerco di fare un messaggio riassuntivo finale. Andiamo a vedere questo 3 di bastoni, queste sono un po' troppe, un po' meno, per piacere, grazie. Abbiamo un cavaliere di pentacoli, un 6 di spade e la carta della giustizia. Dunque, temperanza e giustizia. Qui c'è come qualche tema che viene, diciamo, rimesso a posto. Il 3 di bastoni in realtà è una carta di progettualità, è una carta che esprime, diciamo, l'essere pionieri su certi argomenti. Allora, non vi nego che con la carta della giustizia ci potrebbe essere qualche questione burocratica con qualcuno dei vostri affetti nel prossimo semestre. In realtà non la vedo negativa, anzi potrebbe proprio parlare di contratti, di nuovi progetti che creerete con qualcuno vicino a voi. Considerato che abbiamo la carta del sole, potrebbe essere qualche amico, qualche amica. È anche vero che c'è un cavaliere di pentacoli, quindi vi dico è un progetto che potrebbe nascere e crescere piano piano, però è sempre una crescita. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Regina di spade, 2 di coppe e re di coppe che avete già qui. Come se ci fosse un focus sul numero 2, 2 di coppe, la giustizia e la temperanza, come appunto per riequilibrare qualcosa. Anche qui abbiamo due famiglie. Andiamo a vedere la carta della morte. Abbiamo un cavaliere di spade, 6 di coppe carro. Di nuovo, il 6 di coppe è una carta che mi parla di amicizia, che mi parla di sentimenti genuini, di sentimenti puliti, innocenti, trasparenti. Andiamo a vedere anche il re di coppe. Di nuovo temperanza, fante di spade e asso di denari. Allora ragazzi, se parlassimo di famiglia, ipotesi, devo dire che le cose, parlo di famiglia di origine, ma anche della famiglia che avete creato. Ho come la sensazione che potrebbero aprirsi nuovi orizzonti a livello familiare. Ehm, Può anche essere che come famiglia, vi dico quello che mi arriva, potreste partecipare a qualche gioco, a qualche competizione, a qualche gara, a qualche questione, mettiamola così, che darà come finalmente una sorta di pace, di tranquillità familiare. Se prima c'erano un sacco di battibecchi, è come se
nella seconda parte del 2025 questi venissero messi da parte per arrivare a un obiettivo comune. Per quello che riguarda l'amore di coppia. Dunque, se siete single ragazzi, qualcuno incontrerete, potrebbe essere qualcuno più grande di voi, però ho anche l'idea che dovrete fare uno sforzo per mantenere, se vogliamo, una certa serenità, una certa tranquillità. Cioè, si parte con questo 5 di bastoni, poi c'è questo 5 di spade, poi c'è un 3 di pentacoli, poi c'è un 6 di spade, poi abbiamo la regina. Cioè, ho come l'idea che ci siano, che sia proprio nel vostro DNA lottare per ottenere quello che volete, però è anche vero che, mm, diciamo, il modo in cui comunicherete le cose farà la differenza. Vi dico questo perché? Perché avete la carta della forza. La forza è una di quelle carte che con la dolcezza ottiene quello che vuole e si contrappone esattamente a questo 5 di spade, a questo cavaliere di spade che invece vanno dritti, con impeto, che invece è come se doveste attirare le mosche col miele, fondamentalmente. Se dovessimo parlare di amici, ragazzi, ah, scusate, non vi ho detto, se siete single, secondo me qualcuno effettivamente lo potreste incontrare. Potrebbe iniziare qualche cosa di interessante. All'inizio sento che è più una conoscenza, un'amicizia, cioè una cosa alla quale non darete tanto peso. Poi però conoscendo questa persona è come se le cose si sviluppassero in un certo modo, ok? Ehm, Non so se entro il semestre potreste realmente, diciamo così, sentire le farfalle nella pancia, cioè ufficializzare la relazione, meglio detto, però sì che c'è come un crescendo durante il semestre. Se siete già in una relazione, ecco, io ho la sensazione qui, ragazzi, che potrebbero esserci dei battibecchi di troppo, però avendo la carta della morte qua vi dicono di trasformare il vostro modo di porvi. È quello che vi dicevo prima, il modo in cui dite le cose, potrebbe essere il tono, potrebbe essere scegliere esattamente certe parole perché con altre potreste offendere o l'altra persona potrebbe risentirsi. È come un cambiare il modo di comunicare, il modo di porsi, mm? Che non vuol dire cambiare l'idea, cioè l'idea può rimanere quella, ma il modo in cui la esponete cambia. Ehm, per quello che riguarda i figli, se non avete figli, potrebbero essere progetti. Beh, devo dire ragazzi che ci sono come delle novità. Per qualcuno, soprattutto se avete figli, devo dire che il figlio o la figlia potrebbe presentarvi i consuoceri in questo semestre. Se non è quello il vostro caso, ho come la sensazione che potrebbe, perché avete sia il 10 di pentacoli che la giustizia, che l'asso di pentacoli, potrebbe per qualcuno essere un semestre dove si inizia un'attività familiare, dove si collabora tra genitori e figli, tra, potrebbe anche essere tra fratelli, però io ho più la sensazione che sia tra genitori e figli. Adesso dipende se voi siete i figli piuttosto che i genitori, però se non avete figli ed è un momento dove insomma vi piacerebbe pensarci, vi dico che secondo il semestre è un buon periodo. È un buon periodo per mettere il seme letteralmente.
Per quello che riguarda invece le amicizie, le persone, diciamo così, che sono intorno a voi, mm, vi dico, secondo me le persone che vi gireranno intorno saranno di forte ispirazione. Soprattutto un personaggio io vedo che potrebbe veramente stimolarvi, non tanto, cioè, diciamo, a livello intellettuale, a livello di hobby, a livello di studi, a livello di conoscenze, cioè io ho come la sensazione che questo personaggio, completamente diverso da voi, mi verrebbe anche da dire, potrebbe essere veramente una fonte di ispirazione per darvi in là con qualche nuovo tipo di percorso. Diciamo che avete la morte, secondo me darà proprio il là a una trasformazione vostra interna. Avete anche il carro, quindi qui si tratta di prendere una determinata direzione, però siccome anche qui abbiamo carte, diciamo, di inizio, secondo me il prossimo periodo vi serve per modificare, trasformare il vostro modo di porvi, come vi ho già detto prima, sì nei confronti del partner, però secondo me è una cosa che poi agisce un po' su tutti i campi, no? Tutto sommato, ragazzi, devo dire che si termina con la temperanza, l'asso di denari e un fante di spade. C'è proprio come questo nuovo inizio più equilibrato, più sano. La temperanza ce l'avete anche qui. Sento che è come se le acque fossero più calme. Non vi nego che con la temperanza questo nuovo inizio potrebbe anche essere con temi artistici, questo nuovo percorso di studi che affronterete con gli amici, con il partner, con un conoscente. Sento che sarà, diciamo, il piede giusto con il quale partire per creare qualche cosa di nuovo. Qui avete la morte e la temperanza. Potrebbe anche essere veramente qualche progetto di tipo artistico che vi smuoverà le basi, o meglio, che vi farà mettere delle nuove basi. Ok, andiamo a vedere qualche oracolo, ragazzi. Guardiamo gli angeli del cuore. Ce ne sono diversi. Giocosità per riconquistare l'amore, lascia risplendere lo spirito giovane e divertente che è in te. E mi casca l'occhio sul sole, che è proprio una carta di giocosità, gioiosità, di gioia. Poi abbiamo nuovo amore, una nuova persona ha risvegliato i tuoi sentimenti e lo vediamo qui, ragazzi. Nel caso siate single, effettivamente potrebbe arrivare un personaggio nuovo con il o la quale all'inizio si condividono solo determinati interessi e poi secondo me la cosa si sviluppa. Poi abbiamo fidanzamento, ve l'ho detto che potrebbe esserci qui la presentazione dei consuoceri. La tua vita amorosa sta raggiungendo un livello di impegno più elevato. Se non avete nessuno, è facile che incontrerete qualcuno in questo semestre. E poi qui abbiamo separazione. Si prospetta un periodo di tempo lontano dal tuo partner. Qualche cosa mi dice che potrebbe esserci come una distanza tra i due, distanza fisica, distanza proprio geografica per qualcuno. ehm, sì, più geografica che non temporale, per esempio la distanza temporale potrebbe essere quando si fanno, uno lavora di giorno, l'altro lavora di notte, ci sono i turni diversi e quindi c'è come una distanza perché non ci si riesce a sentire, no? È più una distanza animica in quel caso lì. Va bene, andiamo a vedere un oracolo di questi, vediamo che cosa vi dicono. Qui anche ne abbiamo diversi. Sono un po' troppi, facciamo uno solo per piacere. Ok, grazie, poi qui ne è uscito un altro. Ok, allora abbiamo la carta di ascensione e l'assento collegata con la morte, ragazze, perché vi parla
di trascendere gli ostacoli, di imparare, parla anche qui di espansione, di una nuova fase, prepararsi per l'unione. Ragazzi, se siete singoli, ho come la sensazione che entro il 2025 non lo sarete più. Dicembre, scrivetemelo poi nei commenti a dicembre, ricordatevi di riguardare questo video e secondo me molti non saranno più single. E poi abbiamo la tazza di tè e parla di incontrarsi con qualcuno, di conversare, di passare dei momenti piacevoli, parla di amicizia. Bene, un ultimo oracolo dell'universo, credo che si chiami le leggi dell'universo, ma non ne sono sicura. Ringrazio l'universo per aiutarmi a vedere oltre i limiti della paura. Grazie per espandere le mie percezioni, così posso vedere cos'è per il più alto bene. Wow! Bellissimo messaggio, devo dire, ragazzi. Questo è quello che avevo per voi per il secondo semestre. Secondo me è un periodo, come vi dicevo già all'inizio, di espansione, di prosperità. È come se si trasformasse qualche cosa. Se siete conoscenti diventerete amici, se siete amici diventerete intimi, se siete già intimi può essere che diventerete fidanzati. Se siete già fidanzati, vi dirò, ragazzi, qui abbiamo giustizia e 10 di pentacoli e anche un 4 di bastoni. Non nego che se siete già in una relazione da diverso tempo ci potrebbe essere anche qui una trasformazione e perché no, magari un matrimonio. Bene, fatemi sapere quello che pensate. Per sostenere il canale, ragazzi, mettete like, iscrivetevi o condividete il video. Fatemi sapere con i vostri commenti cosa ne pensate, se la lettura vi risuona. Per iniziare un percorso di crescita con me sulle credenze limitanti mi potete contattare via mail, io poi vi mando le lettere di presentazione dove vi spiego come funziona la cosa. Diversamente potete anche abbonarvi al canale. Ragazzi, se avete un iPhone il tasto abbonati non si vede, dovete accedere o da un computer o da un altro apparecchio telefonico. Lo potete fare usando il telefono di un amico o di un'amica. Andate nel vostro account, vi abbonate, dopodiché uscite dall'account così l'amico o l'amica non sa quello che state combinando, ok? Per la privacy proprio. Comunque, se accedete da un altro, da un'altra macchina, quindi da un altro computer, piuttosto, soprattutto se avete anche il computer dell'iPhone, riuscite tranquillamente ad abbonarvi. Nella sezione degli abbonati tratto i temi delle credenze limitanti divisi per settore, amore, lavoro, soldi, famiglia, papà, mamma, via dicendo, ma tratto anche temi molto importanti di metafisica, di metamedicina. Date comunque un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!